Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Marco e in questo canale racconto il mio percorso sportivo e nutrizionale a partire dal momento in cui nella mia vita ero zoppo e pesavo più di 100 kg e volevano mettermi una protesi al ginocchio. E anche che quest'anno all'Ironman 70.3 di Cervia 2024 ha fatto il suo personal best di 5 ore e 09. In questo episodio vi voglio parlare della retrospettiva di gara perché ritengo che sia una pratica utilissima. Vi dico che da quando ho iniziato a fare la retrospettiva di gara sono migliorato parecchio, quasi 30 minuti in un anno. Infatti Ironman 70.3 di Cervia del 2023 l'ho chiuso in 5 ore e 47 minuti, mentre nel 2024 in 5 ore e 09. Come prima cosa voglio ringraziare tantissimo Andrea Giulietti, il mio allenatore. Ti voglio dire grazie Andrea perché questo percorso che abbiamo fatto mi ha portato a fare il mio personal best. Sono nella migliore forma che ho avuto in tutta la mia vita, quindi grazie mille Andrea, ti ringrazio di cuore. Che cos'è la retrospettiva di gara e perché è così importante? Allora, bisogna capire quindi a posteriori quello che è successo durante la gara, appuntarsi le cose che sono andate bene, che quindi conviene continuare a fare, e le cose che invece necessitano di essere migliorate, che quindi non sono andate bene o non sono andate come ce l'aspettavamo e che quindi necessitano di attenzione, e bisogna scegliere quindi delle azioni da fare per migliorare. Partiamo con il nuoto. Quindi che cosa è successo nel nuoto? Lo metto sicuramente tra le cose che sono andate bene. Sicuramente, probabilmente sono stato aiutato come tutti da una leggera corrente nella fase centrale. Infatti se vado a vedere i battiti della sessione di nuoto vedo che ho abbassato i battiti pur mantenendo la stessa velocità iniziale, quindi è sicuramente andato bene. Devo continuare ad allenarmi come sto facendo perché sta andando tutto a meraviglia. Il tempo che era previsto per la frazione di nuoto era 35-40 minuti, ho chiuso la frazione di nuoto in 33 minuti, quindi benissimo così. Continuerò a fare quello che sto facendo perché meglio di così sicuramente non posso fare. La frazione di bici è stata quella più veloce di sempre, almeno per me, 90 km in 2 ore e 31, nonostante l'entrata e l'uscita da Cervia rallentino un po', ci sono curve, sottopassaggi eccetera, e la salita di Bertinoro. Quindi la prima cosa che posso dirvi è che sono stato comodissimo e negli ultimi chilometri non ero devastato come è successo a Jesolo. Quindi l'azione che avevo trovato da fare nell'ultima retrospettiva di gara ha funzionato, quindi ho cambiato la bici, ho cambiato l'impostazione, ho cambiato un po' l'allenamento e tutto è andato secondo i piani, anzi addirittura ha funzionato meglio di quello che era previsto. Ho chiuso la frazione di bici in 2 ore e 31 a 35,5 km di media invece che 2 ore e 45, 2 ore e 50 che era il tempo che avevamo previsto. Però ecco, questo è un primo problema. Io ho mangiato come se dovessi fare la frazione di bici in 3 ore, quindi di fatto mi sono portato a casa molti più carboidrati. L'errore, ecco, se volete, che ho fatto è non tener conto del fatto che avrei potuto chiudere prima. Ho mangiato la barretta negli ultimi momenti della mia frazione di bici e l'ho avuta sullo stomaco quando è iniziata la fase di corsa, quindi avevo un po' di digestione in corso. Ecco, questa è una cosa che sicuramente mi devo appuntare. Ho mangiato circa 105 grammi di carboidrati quando avevo previsto di mangiarne 85-90, al massimo 95, quindi qualcosa da rivedere c'è. Sicuramente devo trovare un'azione per questa cosa. Azione di corsa, allora, sono partito molto bene, buon ritmo, qualche secondo in meno rispetto a quello che dovevo tenere, ma mi sentivo bene. Ecco, quando si scende dalla bici nella testa ci sono determinate velocità, c'è il sangue che pompa, quindi si tende a partire a bomba. Non l'ho fatto per fortuna, ma comunque qualche secondino in meno rispetto a quello che dovevo tenere l'ho fatto. Al secondo giro, quindi stiamo parlando di 3 giri da 7 km circa, al secondo giro, più o meno al 10-11 chilometro, ho avvisato un problema, nel senso che avevo il mesopiede che ha iniziato a farmi male, quindi ho rallentato leggermente, anche perché avevo un po' di problemi all'addome, al core, dovuto probabilmente al fatto che ho mangiato troppo durante la frazione di bici o troppo tardi la barretta. Mi sono appuntato a questa cosa qua. La frazione di corsa è andata bene, ma ci sono 2 cose che posso migliorare. Uno, devo arrivare alla frazione di corsa che sono più leggero, quindi probabilmente o cambio le barrette o comunque devo cambiare strategia. E 2, il piede ha funzionato meglio rispetto a Jesolo, ma c'è comunque ancora qualcosa da migliorare. Di base ho fatto il mio personal best anche in mezza maratona, di qualche secondo in meno rispetto alla Roma Ostia del 2023.
Transition, ecco, il percorso delle transition è molto lungo, quindi questo sicuramente ha influenzato il tempo, ma ho visto che ci ho messo circa 7 minuti e mezzo a transizione, mentre invece a Jesolo erano 3-4 minuti in meno nella seconda transizione, mentre nella prima erano un paio di minuti in meno, quindi complessivamente sono 5-6 minuti in meno, non è poco. Devo dire che me la sono presa molto con calma, quindi probabilmente la transition è qualcosa che dovrò allenare meglio. Me lo devo segnare perché perdere 5-6 minuti non è poco dentro la fase di transition. Le avevo fatte meglio a Jesolo, infatti ero molto più organizzato. L'altra cosa che voglio dirvi rispetto alla corsa è che dopo 1 ora e 5 minuti, se vado a guardare il Garmin, vedo che la stamina è praticamente azzerata, quindi ho finito la benzina a 1 ora e 5. Questa cosa qua, caro Andrea, la dobbiamo capire meglio e dobbiamo capire se devo fare qualcosa in più, qualche allenamento più lungo, non lo so. Quindi comunque questa è una parte da migliorare, voglio trovare un'azione, sicuramente ne parlerò con il mio allenatore. Per chiudere, che cosa mi porto a casa da questa retrospettiva di gara? Sicuramente sono 4 azioni, normalmente ne prendo dalle 3 alle 5, quindi me ne porto a casa 4 compiti per casa. Il problema è il mesopiede, sicuramente è una delle priorità che ho assolute. Devo continuare a fare tutti gli esercizi che sto facendo, che mi stanno aiutando tantissimo, infatti ho avuto problemi solo sulla parte finale della gara, ma devo continuare a camminare scalzo, devo continuare a fare quello che sto facendo, quindi devo incrementare, se volete, un po' la quantità di esercizi che faccio per i piedi. La seconda cosa che mi posso portare a casa come priorità è il fatto che il Garmin mi abbia detto che ho finito la benzina a 1 ora e 05, quando tra l'altro avevo mangiato molto di più del previsto, e questa è una cosa che mi fa riflettere molto, abituarmi a fare sforzi più lunghi, e quindi l'azione che mi porto a casa è parlarne con il mio allenatore e capire che cosa modificare a livello di allenamento. Sicuramente la terza azione che mi porto a casa è quella di migliorare la mia parte di transition, quindi devo migliorare le transizioni, devo recuperare qualche minuto, adesso capire bene come comportarmi con le scarpe, con l'alimentazione, con tutto quello che devo fare durante la transition per evitare di perdere tempo. L'ultima cosa che mi porto a casa, quindi, che non è meno importante delle altre, è rivedere la strategia di alimentazione. Ho sentito il mio nutrizionista, mi ha detto che la barretta che ho utilizzato aveva un po' di grassi in più, quindi probabilmente sceglierò delle barrette con meno grassi per farle essere più digeribili. L'altra cosa che farò è starò attento a quando mangio la barretta in bici, che non devo essere troppo vicino alla transition, quindi devo calcolare bene i tempi e devo andare più che altro sui chilometri anziché andare sul tempo, perché altrimenti posso sbagliarmi come è successo l'ultima volta. Nuovo obiettivo per il 2025, sono indeciso se tentare una gara di Ironman 70.3 e farla sotto le 5 ore come obiettivo, oppure se tentare un Ironman full. L'idea mi stuzzica, ma avrei un problema che è la maratona, quindi voi che cosa ne pensate? Preferireste vedermi sbattermi con gli allenamenti per un Ironman full, o provo l'Ironman 70.3 sotto le 5 ore, o entrambi? Ditemi voi cosa ne pensate nei vostri commenti. Se siete arrivati qua, immagino che il video vi sia piaciuto, quindi lasciatemi un like e iscrivetevi al canale. Con queste 2 semplici azioni, che sono gratis per voi, aiutate il canale a crescere e io sono molto più contento. Mi aspetto i vostri commenti, se vi va, alla prossima.